Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di ascoltare anche il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione, oltre alla mia email, trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami le tendenze energetiche affettive per il cancro per la seconda metà di marzo 2022. Wow! Le stelle e la luna, 2 carte notturne io direi, perché sono 2 carte che comunque sia le stelle che la luna, diciamo così, si vedono di notte. Dunque, la carta delle stelle fa riferimento a quello che è, se vogliamo, un nuovo obiettivo potrebbe essere, o un obiettivo che magari già è presente nella vostra vita. Mi parla di quello che sono i desideri, no, quindi, il trovare magari mi parlano di scopo di vita, quindi magari per qualcuno, in questo periodo si troverà quello che è il proprio scopo di vita, la propria missione, oppure si arriva da quello che è un momento dove avete già, diciamo così, trovato il vostro scopo di vita, o quello che è la vostra missione, magari proprio in coppia. La luna parla di quello che sono, le cose riferite al passato, per certi versi può far riferimento a delle emozioni che, se vogliamo, avete nascosto fino ad adesso e che magari stanno venendo a galla, può parlare di un qualche tipo di verità che magari, appunto, è venuta a galla o sta per venire a galla o della quale comunque stiate diventando consapevoli. Andiamo a vedere una carta da parte degli angeli. Grazie. Allora questa la mettiamo qui. E qui abbiamo: lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Quindi può essere che magari per qualcuno, sia sano, sia valido, sia un aiuto appunto, magari anche solo farsi una chiacchierata con gli amici senza necessariamente chiedere supporto, se proprio voi siete magari di quelle persone che fanno fatica a chiedere aiuto, okay? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si sta parlando. Allora, andiamo un po' a vedere. Ah, wow, abbiamo la torre, un fante di bastoni al contrario. Quindi può essere che qui ci sia stato un qualche tipo di crollo dell'ego con questa torre, un qualche tipo di sicurezza che magari in questo momento non avete più o avete perso. Sento che comunque cioè si fa riferimento a quello che è una sorta di trasformazione a livello profondo con questa torre. Qualche cosa di, infatti abbiamo l'imperatore qua, qualche cosa inerente alla stabilità o vostra personale nel caso non abbiate nessuno, oppure proprio fa riferimento alla stabilità della relazione, okay? Poi abbiamo un fante di bastoni al contrario, un 2 di bastoni, un imperatore, il re di bastoni, il 6 di spade e il matto alla fine della lettura. Quindi il fante di bastoni fa riferimento normalmente i fanti parlano di quelli che sono le energie piuttosto immature, okay, e qui comunque essendo girato al contrario diciamo che non fa ben sperare. Per certi versi è come se aveste perso l'entusiasmo, un po' per quello probabilmente che qui abbiamo la stella. C'è qualche cosa che dovete ritrovare, questa sorta di missione se vogliamo, questa sorta di scopo nella vita, quello che è il vostro entusiasmo magari all'interno della relazione. Sento che avreste voglia comunque di guardare al futuro, di, fare progetti, magari di, pensare a che tipo di evoluzione potreste avere, ma con l'imperatore sento che in realtà non vi sentite stabili all'interno di questa relazione o se non avete nessuno, potrebbe essere che ancora a livello emotivo non siate abbastanza stabili, non stiate abbastanza bene, dico io, da potervi avventurare in quello che è una nuova relazione. Anche se vi devo dire che avete questo re di bastoni. Il re di bastoni, se non avete nessuno, potrebbe proprio essere una persona che entra nella vostra vita, okay,
o potrebbe fare riferimento magari alla persona con la quale c'è stata questo tipo di rottura, ok? Per qualcuno si parla di padri, quindi magari è una relazione affettiva inerente a quello che è magari un litigio, una discussione, insomma, che si è avuto con il proprio padre, ok? Il 6 di spade mi parla di una necessità di lasciarsi indietro un qualche tipo di credenza limitante, un qualche tipo di potrebbe anche essere persona, potrebbe anche essere questa persona, ognuno poi lo applichi alla propria realtà di vita e finiamo la stesa con un matto. Il matto è una chiusura di ciclo, è un nuovo inizio, quindi è una carta molto positiva direi, per finire la stesa. Mi parla di quello che è il fare una sorta di salto di fede, di confiducia. Abbiamo anche qui un cane, e fa riferimento un po' a quello che sono gli amici, a quello che diceva questa carta qui. Bene, andiamo a vedere nello specifico la torre di che cosa ci parla. Abbiamo un 7 di pentacoli. Allora, abbiamo un 7 di pentacoli, un 8 di spade e un fante di coppe. Credo che qui qualcuno abbia infranto una promessa o si sta aspettando che qualcuno compia la sua promessa o che comunque faccia delle scuse, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il fante di spade, scusate, di bastoni al contrario. Abbiamo la regina di pentacoli e un 8 di bastoni al contrario. Sì, in effetti, visto che anche l'8 di bastoni è una di quelle carte che parla di comunicazione, essendo al contrario, è come se la comunicazione di cui parlavo di qui non arrivasse, non ci fosse, ok? Datemi ancora una carta per la regina di pentacoli. La regina di spade al contrario e l'appeso al contrario. Qui c'è qualcuno che non ha più pazienza, cioè qui volete risolvere le cose, sì o sì, volete arrivare a un dunque della situazione, volete arrivare a chiarire e che voi volete iniziare a guardare avanti. Siete un po' stufi, io trovo, di quello che è questo tipo di atteggiamento qui, questa sorta di pensieri autoboicottanti o tossici o comunque tutto questo ruminio mentale. Sento che c'è la voglia il bisogno anche di lasciarselo indietro, ma in questo momento non avete, è come se non avesse abbastanza chiarezza mentale. Andiamo a vedere 10 di spade al contrario e la regina di bastoni. Allora qui bisogna lasciarsi indietro un qualche tipo di sofferenza, perché il 10 di spade è di quello che mi parla di un qualche tipo di sofferenza che voi avete ancora, e potrebbe essere inerente a questa regina di bastoni, o meglio, diciamo che avreste voglia di guardarvi avanti e di lasciarvi indietro questa regina di bastoni. Per qualcuno fa riferimento a quello che è la passione che provavate per questo tipo di situazione o di relazione o di persona, visto che comunque c'è il fante di bastoni. Andiamo avanti, vediamo l'imperatore, per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di coppe al contrario e un asso di bastoni. Io credo che voi, è come dicevo qui, vorreste guardare al futuro, ma non avete le idee chiare. Sento che con questa luna c'è un qualche cosa del passato che vi tormenta, se vogliamo, ok? E non riuscite a fare quello che è un movimento, un'azione di tipo concreto per andare avanti in questo tipo di situazione o di relazione, ok? Ricordatevi che questa carta vi diceva fatevi aiutare dagli amici. Quindi probabilmente, parlando magari con qualche amico, confrontandovi o semplicemente raccontando quello che è la vostra situazione, potrebbe essere che vi arrivi quell'illuminazione, quell'idea, quella, scintilla insomma, che vi faccia trovare la soluzione a questo tipo di situazione. Spiegatemi il re di bastoni, per piacere, grazie. La temperanza e la luna un'altra volta. Allora, la temperanza mi può parlare di guardate, io sento che, perché a me sembra che questa persona sia una persona nuova che entra nella vostra vita, e se siete già in una relazione,
Potrebbe essere una terza persona. Mi dà molto che sia un incontro di tipo passionale, okay, più che una persona che sì, magari è un amico, magari è un amico con la quale condividete una passione, un amico, un'amica con la quale condividete una passione e, confrontandovi per quello che riguarda la situazione che a voi è successa qui, magari vi viene quell'illuminazione di cui parlavo prima. Però per qualcun altro io sento che potrebbe essere qualcuno che ritorna dal passato perché abbiamo la luna e potrebbe essere un incontro comunque, dicevo così, di tipo fisico fondamentalmente, okay? Andiamo avanti, vediamo il 7 di scusate, 6 di, spade. Asso di spade e re di pentacoli. Avevamo anche la regina di pentacoli, eh. Ehm, sì, di nuovo abbiamo questa non comunicazione. Non c'è quello che è una chiarezza mentale, io trovo, su quello che è necessario per voi lasciarvi indietro e quello che invece è necessario portarvi dietro. È come se ci fosse un qualche tipo di energia che dovete lasciarvi alle spalle. Può trattarsi di questo dolore, può trattarsi di un qualche tipo con la luna qua e qui potrebbe essere un qualche tipo di paura semplicemente, potrebbero essere anche solo delle credenze limitanti, visto che abbiamo 6 di spade e l'8 di spade. Andiamo a vedere il matto. Ok, allora il matto è spiegato da la torre, ragazzi, un'altra volta si inizia con la torre, si finisce con la torre, il mago e la carta della forza. 3, 4, sì, abbiamo 3 arcani maggiori per spiegare un altro arcano maggiore. Ripeto, qui c'è da tagliarsi dietro, c'è da togliersi qualche cosa dalle spalle fondamentalmente. Bisogna prendere il coraggio. Il matto parla anche di quello che è una sorta di impulso. Per certi versi fa riferimento a quello che è, un non un'impulsività, ma, ehm mi scappa la parola in italiano. Comunque troppo impu una quando si fa una scelta che non è ben ponderata, no, una scelta diciamo completamente istintiva, anche se poi in realtà è una carta che parla di fare il salto di fede, no, fare quello che è una sorta di lavoro su quello che è la fiducia nell'universo in realtà, nel fatto che cioè aver fiducia nel fatto che c'è un disegno superiore per noi e che tutto, per quanto sia sofferente, comunque ha un senso di insegnamento per la nostra anima. Avete bisogno di guardate non c'è il diavolo in realtà, ma per qualcuno potrebbe far riferimento a una sorta di manipolazione, che non è detto siano gli altri a esercitare su di voi, ma la sento più una cosa, che voi state facendo a voi stessi per una questione di condizionamenti semplicemente. Condizionamenti mentali, credenze limitanti che magari voi avete acquisito durante l'infanzia, che molto probabilmente non vi servono più tanto. C'è da fare un po' questo lavoro di pulizia. Guardate che arriva la torre taglia quello che non serve più. Se lo fate voi prima meglio, se no poi comunque è l'universo che taglia quello che non vi serve più, okay? Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli. Quello che sento comunque è che è un periodo di introspezione, un periodo di cambio, un periodo di, tagli, o perlomeno quello dovrebbe essere l'indirizzo che date a questo periodo. Tagliate quello che non vi serve più, che sia una relazione, che sia una persona, che sia un pensiero, che sia un atteggiamento, se non serve via, alleggeritevi. Bene, andiamo a vedere ancora una carta allora. Ah, wow, The Runner. Parla del corridore, fondamentalmente, il corridore in quello che è una relazione di codipendenza. Parla di quello che è una paura all'atto intimo, all'intimità e guardate, mi parla ascoltando l'ego.
E qui vi ricordo che abbiamo 2 volte la torre proprio di quella roba lì parla, del Lego. Quindi fate attenzione, ecco, a, mhmm, cercare di capire che cos'è il vostro ego, insomma, perché comunque quando c'è paura, quando c'è dubbio, è sempre l'ego un po' che parla, no, e invece bisogna cercare di accantonarlo un attimo e forse tirare fuori quello che è un po' il bambino interiore, l'entusiasmo che viene a mancare grazie all'ego, appunto. Bene, cari amici, del cancro, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Lasciatemi indietro le cose che non vi servono più. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.